In teoria gli isekai dovrebbero piacermi. In fondo sono appassionato di videogiochi e roba fantasy da sempre. Sulle premesse di un isekai generico ci avevo fatto sopra una campagna di dungeon che era durata 2 anni. Anni prima che uscisse Sword Art Online. Eppure mi fanno cagare. You know, I should probably be a little more surprised, but turning into a vending machine kinda one-ups this. Ma ci ho provato, giuro che ci ho provato. Anni fa andai a guardarmi Sword Art Online appunto perché ragionevolmente entusiasta delle premesse, per poi abbandonarlo a metà della prima stagione e bollarlo come una grande illusione e una scemenza colossale. La stessa identica sorte è toccata a Re:Zero, Rise of the Shield Hero e qualunque altro isekai o reverse di isekai che abbia avuto il malore di cercare di guardare. L'unico di cui mi son visto entrambe le stagioni uscite finora è stato Mushoku Tensei, perché all'inizio mi sembrava fosse fatto bene, poi ho sorvolato un po' sulle parti che mi stranivano, fino ad arrivare alla fine della seconda stagione dove non ho più potuto ignorare quella vocina interna che mi diceva «Guarda che in sto cartone succedono cose strane». Chi ha detto cartone, sto porco ignorante? Sì, ho detto cartone, non me ne frega un cazzo. Per me la specificità di un anime sta nell'opera, fare le bizze perché è un anime e non un cartone è roba da Cool Japan e il resto è storia, gente. Piacere, mi chiamo Edoardo e questo è il diario di un esule. Allora, ci ho riflettuto un po' prima di fare sto video, innanzitutto perché bene o male l'argomento è già stato trattato in lungo e in largo e le mie riflessioni al riguardo sono già state dette probabilmente meglio e con più coscienza di causa di quanto possa farlo io. E che a dirla tutta mi son pure reso conto che sputtanare gli isekai è un po' sparare sulla Croce Rossa e che senza dubbio con un leggero sforzo in più avrei trovato un altro argomento da trattare che non mi facesse necessariamente sembrare uno spocchioso intellettuale moralista. Ma è più forte di me, io sento st'urgenza dentro, gli isekai mi fanno troppo cagare, devo farci un video sopra. Bene, cominciamo. Se per caso non li conosci, gli isekai sono un sottoprodotto dell'animazione giapponese. Bravo Edoardo, così bisogna fare. Attirali quei cartoni giapponesi, abbattili quei pipponi di 40 minuti sull'emigrazione storica. Dalla cui lingua prendono il nome, I, ovvero altro, e Sekai, ovvero mondo. E in estremissima sintesi, di norma parlano di un tizio che si ritrova catapultato in un altro mondo, la cui ambientazione è di norma high fantasy, quindi con le spade, i re, i draghi e le elfe. Soprattutto le elfe. Le origini storiche del genere sono attribuite ad opere illustri tipo la leggenda di Urashima no Ko, o ancora Alice nel Paese delle Meraviglie, il mito di Orfeo e Euridice o la Divina Commedia, anche se a mio personalissimo parere in maniera abbastanza ingiustificata. Perché ad un'analisi sommaria di queste opere mi sembra che davvero l'unico singolo dettaglio che abbiano in comune con gli isekai, ma anche solo tra loro, è il fatto che i protagonisti delle rispettive storie si ritrovino in un mondo altro che il nostro. Che a ragion veduta mi sembra una caratteristica insufficiente a decretarne la parentela perché per come la vedo è come dire che le pulci discendono dai canguri perché entrambi vanno in giro saltando. Non so se mi spiego. Quindi lasciamo da parte la genealogia degli isekai dalle pitture rupestri ad oggi che non gliene frega un cazzo a nessuno e per quel che mi riguarda son pure una barca di boiate, arriviamo al succo. Nell'anno domini 2012 esce per il giubilo di grandi e piccini Sword Art Online, che è una belinata allucinante. Una storia che parla di un ragazzino di nome Kirito che si ritrova intrappolato assieme ad altre migliaia di persone nel mondo di un videogioco che è il sogno bagnato di ogni giocatore di Morpg che si rispetti, che si chiama appunto Sword Art Online. Nel primissimo episodio compare l'antagonista principale, il quale annuncia a gran voce a tutti i giocatori che per poter uscire da sto mondo virtuale bisogna sconfiggerlo. E te guardando sta scena ti fremono le trippe come la prima volta che hai visto Gold Roger nell'intro di One Piece. E pensi sì, adesso ci spariamo st'epopea degna dell'epica sumera, con 1000 avventure, un sacco di botte, il protagonista che separa il Mar Rosso grazie al potere dell'amicizia, e invece un cazzo. Il secondo episodio parte a metà della storia con Kirito che è già un one man army, manco ci avesse la bandana di Solid Snake. Infinite ammo. A un punto in cui buona parte del pubblico deve essersi chiesto se per sbaglio non stessero guardando la terza stagione. E al di là del fatto che per me questa è l'esemplificazione in 12 fotogrammi al secondo di un trattato sul come non farmi affezionare ai personaggi di una storia, Sword Art Online getta le basi concrete per alcuni tra i topos tipici degli isekai, ovvero il protagonista di norma è un ragazzo normale senza qualità degne di nota. Il suddetto ragazzo normale senza qualità degne di nota si ritrova di norma in un mondo high fantasy con caratteristiche esplicitamente tratte dai videogiochi di ruolo tipo il level system, le gilde eccetera. L'unica caratteristica che contraddistingue il protagonista dalla marmaglia dei PNG presenti in quel mondo è la sua conoscenza esclusiva di un cheat code che lo rende relativamente imbattibile sin dalle fasi iniziali della vicenda.
la cui qualità di scrittura e sviluppo organico sono assolutamente accessorie. Un bel momento, il protagonista si chiama un'elfa e dopo un po' le vie del Signore sono infinite, si ritrova con un harem. Se è vero quindi che buona parte delle robe importanti sono tutte lì, c'è da dire però che Sword Art Online è un po' un diamante grezzo rispetto a quel laser chirurgico da lobotomia che sono gli isekai moderni. Innanzitutto perché la storia magari ok, è scritta in modo strano però ha comunque importanza, ma soprattutto l'obiettivo ultimo del protagonista è comunque tornare nel mondo reale. E poi viene Mushoku Tensei, la cui web novel introduce altre caratteristiche tipiche del genere diventandone uno standard di riferimento. Mushoku Tensei in buona sostanza parla di un anonimo nerd grassoccio e depravato che finisce sotto a un camion e si reincarna con la memoria intatta in uno splendido bambino coi boccoli d'oro da cherubino. Cresce, diventa un mago, fa cose, a una certa si chiama un'elfa pure lui. Passi non so più esattamente quanti episodi a vederlo mentre tira su una casa con stelfa manco stessimo nell'adattamento anime di The Sims. E dopo un po' il signore vede e provvede, anche lui c'ha un harem. Rispetto a Sword Art Online possiamo notare delle differenze sottili ma importanti. Innanzitutto, il protagonista in questo caso non è un ragazzo qualsiasi senza qualità particolari, ma un uomo adulto senza qualità tout court. In buona sostanza un fallito. E ancora, dove Kirito è bloccato nel mondo di Sword Art Online e il suo obiettivo è tornare indietro, il protagonista di Mushoku Tensei si rincarna nel nuovo mondo magico a seguito di un incontro ravvicinato del terzo tipo con un camion e non ha la minima intenzione neanche vaga di capire se ci sia un modo per tornare nel mondo reale. C'è da dire ad ogni modo che le vicende in quest'opera sono narrate in maniera organica e per quanto le avventure dei protagonisti siano funzionali ad una versione otaku di un romanzo di Jane Austen e siano per quel che mi riguarda relativamente poco interessanti, bisogna riconoscergli comunque uno sforzo di scrittura e una centralità degli eventi rispetto all'ambientazione. E poi c'è Re:Zero. Re:Zero parla di un altro mega nerd di nome Subaru che senza ragione apparente finisce trasportato in un mondo fantasy ed è tutto contento perché finalmente può lasciarsi indietro la sua vecchia vita, diventare un eroe e suppongo una certa farsi un harem. I suoi sogni di gloria vengono però inaspettatamente interrotti dopo aver contratto il morbo della morte e si ritrova di nuovo all'inizio della storia. Insomma, Re:Zero parla di un time loop, dove il protagonista deve salvare i suoi amici nonché la sua pelle da misteriose entità che gli causano indicibili sofferenze. La premessa è figa, non è nulla di troppo originale, ma è di norma usato come escamotage per svelare a poco un mistero avvincente e sfuggire dal time loop in questione. Invece a Subaru di sfuggire da sto time loop non gliene frega poi troppo e passa innumerevoli noiosissime puntate a gironzolare attorno a sta tipa qua che sorpresa sorpresa è un'elfa. O meglio, in questo caso preciso una mezzelfa ma buona. E a ste due loli qua. E poi che succede? E cosa vuoi che succeda? Non lo so, non succede un cazzo in sto cartone, andiamo avanti. I 3 titoli che ho nominato sono bene o male le referenze tipiche del genere. Ce n'è un quarto che secondo me è importante, ovvero Solo Leveling, che di per sé non è un isekai ma è talmente influente per la produzione recente del genere che vale la pena nominarlo. Solo Leveling parla di un tizio che sostanzialmente passa il tempo a farmare dentro i dungeon e lo fa con tanto stile che lo webtoon è tipo il più famoso che esista e l'anime ha vinto un casino di premi. Il film più visto in assoluto si intitolava Culo. E non vi si vedeva altro per 90 minuti. Splendido! Tirando le somme possiamo riconoscere alcune tendenze nel genere isekai e più in generale in molte altre opere action fantasy moderne. Prima tra tutte, l'eradicazione del rischio. I protagonisti sono raramente o quasi mai in pericolo perché sono talmente potenti che nuclearizzano i nemici senza il minimo sforzo o quasi. Flawless victory. L'ambientazione non presenta quindi mai una difficoltà reale o una qualunque posta in gioco, ma è più che altro una semplice premessa perché il protagonista possa cazzeggiare in giro come fosse in un parco giochi. Detto altrimenti, gli isekai hanno un inizio abbastanza vago da ritardare indefinitivamente la fine. Per conseguenza, le vicende narrate hanno di norma un'importanza relativa e la cura nello scriverle è mediamente scarsa. E questo ci porta a un altro punto. Gli isekai, e in generale gli anime fantasy odierni, hanno spesso dei titoli lunghissimi tipo The Strongest Tanks Labyrinth Raid. A Tank with RR 9999 Resistance Skill got kicked from the Heroes Party. che all'inizio sta cosa non la capivo e mi dava un po' sui nervi, ora invece mi fa riderissimo e la trovo una forma d'arte a sé stante. La ragione per sta peculiarità è che la stragrande maggioranza degli adattamenti anime del genere escono innanzitutto sotto forma di web novel su di un sito per aspiranti scrittori di nome Shosetsu Kaninaro.
la cui struttura, interfaccia grafica e mole di contenuti impone agli autori delle opere di trovare titoli assurdi che spesso sono una sintesi dell'intera trama per spingere gli utenti a cliccare e leggerli, sperando così appunto di riuscire a sfondare nell'ambiente. In buona sostanza sono la versione web novel giapponese dei titoli clickbait su YouTube. E qui arriviamo al punto. Per capire perché escano così tanti anime isekai fatti uno con meno cura dell'altro, la cui unica qualità è un nome che fa ridere, per quel che mi riguarda è sufficiente pensare alla tendenza umana di ripetere ciò che ha già funzionato. Mi spiego meglio. Qualche anno fa, qua in città in una stradina in centro aprì un negozietto che faceva gli waffle alla belga. E sti waffle erano buonissimi. D'inverno potevi sentirne l'odore a 20 metri di distanza e qualunque cosa stessi facendo mollavi tutto e andavi a pigliartene uno. E sto negozietto ebbe un successo incredibile. E quindi che successe? Che guardando sto posto, alcune persone si dissero: cazzo, ma guarda che idea geniale che ci hanno avuto questi che fanno gli waffle. Guarda che bella storia di successo e spirito imprenditoriale. E nel giro di un annetto di negozietti che facevano waffle su questa stessa stradina ne sbucarono altri 3 o 4, tutti uguali che prontamente fallirono nel giro di una stagione o poco più. Guardando il fenomeno su più larga scala, la tendenza di mercato resta assolutamente identica. Questo si può notare non senza un lato che sfiora il comico nell'industria dei videogiochi. Tipo, ai tempi dei primi Call of Duty, ora non so esattamente quale perché ne sono usciti 45 e non me ne sono cagato manco uno, ma penso il quarto, Modern Warfare, che ebbe talmente tanto successo che tutte le case di produzione si buttarono a capofitto a farne le loro personali brutte copie, cercando di replicarne la formula senza minimamente fermarsi un solo secondo a chiedersi cosa lo rendesse un buon gioco in primo luogo. La stessa cosa avvenne con gli open world coi contenuti copia e incolla all'Assassin's Creed o più recentemente con i vari Battle Royale e con ogni vecchia o nuova tendenza di mercato all'interno del settore. Sto baraccone è talmente impresso nel DNA dell'industria videoludica che ai tempi dell'Atari 2600, quindi stiamo parlando praticamente del Mesozoico, se un gioco aveva un minimo di successo commerciale, decine di software house fondate la domenica prima da imprenditori probabilmente ancora ubriachi si lanciavano a capofitto a fare copie carbone brutte alla veloce del gioco in questione, il che tra l'altro ha contribuito a un tracollo del settore nel 1983, ma quella è un'altra storia. Quello che voglio dire è che dove te guardi il mercato e vedi una torta, quelli sono squali e vedono sangue. E allora Sword Art Online ha avuto successo? Perfetto, adesso te lo succhi per 15 anni in 18 salse diverse finché non lo vomiti dal culo. Scusate, riprendo un attimo di contegno, intendo un successo iniziale forte e inaspettato ha tendenza a cercare di essere replicato attraverso una produzione progressivamente più pervasiva, standardizzata e anacquata del prodotto in questione, fino ad arrivare alla saturazione della nicchia di mercato di riferimento e la sua successiva implosione. Detta altrimenti, i diamanti sono per sempre gli isekai, con estrema probabilità e per quanto mi riguarda per fortuna, no. Per il momento, ad ogni nuova stagione di anime escono un sacco di nuovi isekai, ma la cosa può durare unicamente finché c'è domanda. Poi non significa che questo a termine decreterà la fine del genere nell'assoluto, ma per certo cesseranno di esistere nella forma con la quale li conosciamo oggi e saranno portati a reinventarsi. Comunque, un ulteriore dato che mi sembra importante notare è appunto relativo alla domanda per questo tipo di prodotti culturali, che personalmente mi sembra abbastanza sintomatica della nostra epoca. In generale si parla degli isekai come di una forma di escapismo, che mi viene da dire grazie al cazzo, io non è che mi guardo di Apothecary Diaries perché ne faccio l'analisi sociofenomenologica. Lo guardo, mi piace, è bello, bella. E a sto punto un fan di isekai potrebbe obiettare: zio, ma infatti io non è che sto a farmi ste fisimi che ti fai te quando mi guardo Rising of the Shield Hero. Cioè il coglione con lo scudo, le schiave furry è buona, son contento. Al quale risponderei: ma luce dei miei occhi, tutto ciò è magnifico. Continua a guardarti il coglione con lo scudo e le schiave furry. Hai la mia più assoluta benedizione. Ma devi anche renderti conto che la fruizione dei prodotti culturali non è identica per tutti. E per alcuni può anche essere sintomatica della società che li produce. Perché prendi Beyoncé che ha milioni e milioni di fan. La stragrande maggioranza di loro saranno persone che, se la ascoltano una volta o due saranno andati a un suo concerto. Però un'altra parte invece sono dei matti scocciati che fanno cose allucinanti manco fosse l'emanazione terrena della Vergine. Capisci? Allora, però fermo, non farmi dire quello che non ho detto. Non è che adesso i fan di Rising of the Shield Hero si dividono tra te e dei matti scocciati.
Quello di Beyoncé è un esempio esagerato per farti distinguere chiaramente la differenza che può esistere tra un pubblico e l'altro rispetto alla fruizione di uno stesso identico prodotto. E allora quando mi si presenta il coglione con lo scudo e le schiave furry come una forma di escapismo, io ti credo e io ti chiedo, ma fratello mio, escapismo da cosa? Mi ricordo che una volta guardando Naruto un mio amico mi disse «Les animés c'est mon médicament contre la bêtise du monde». E per quel che mi riguarda è tutto lì. Gli isekai presentano protagonisti generici con vite anonime insoddisfacenti o direttamente dei completi falliti di cui raramente vediamo il volto perché quei protagonisti siamo noi. Come in Zelda, Link non parla perché teoricamente Link siamo noi. I protagonisti si ritrovano in un altro mondo perché pensare che le cose migliorino in questo è fantascienza ed è più facile immaginare di essere tirati sotto da un camion e rifare tutto da capo in un mondo coi draghi e gli elfi, che sperare di riuscire a mettere a posto anche solo uno tra i problemi che rendono le nostre vite un supplizio lento e palloso. I personaggi degli isekai moderni non vogliono più tornare nel mondo reale perché frate, dai, serio, ma l'hai visto il mondo reale? Negli isekai i protagonisti hanno i cheat code che li rendono invincibili perché nella vita vera c'è stato detto che con lo sforzo e la buona volontà chiunque può diventare eroe della propria storia e ripensandoci abbiamo solo l'impressione di essere stati presi per il culo. I personaggi principali degli isekai passano il tempo a farmare in un mondo parco giochi per sopperire all'impossibilità sistemica di accumulare capitale in un mondo che ci è ininterrottamente avverso. Negli isekai si possono passare interi episodi a costruire case magnifiche perché nella vita vera non possediamo niente e affittiamo tutto. I protagonisti degli isekai hanno gli harem perché nella vita reale siamo incoraggiati ad avere desideri irrazionali completamente irrealistici. In parole povere, gli isekai sono l'opposto di un'utopia. Sono l'unico mondo possibile dove le stronzate che ci beviamo ogni giorno hanno senso. Grazie di avermi ascoltato, vi saluto, alla prossima.